Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Abbiamo visto la riparazione del finale della Rotel e oggi vedremo di sistemare il preamplificatore. È un bel preamplificatore con l'equalizzatore, con un sacco di ingressi, addirittura 3 ingressi per fono e fa dei problemi di rumore. Si sente del rumore anche senza segnale, senza nulla, ma non è il classico rumore che fa per esempio i transistor differenziali, non sono scariche sugli altoparlanti, ma fa questo rumore strano e bisognerà appurare io e voi quello che è, insomma. E poi come al solito una revisione dei condensatori, una revisione di tutti i commutatori e vedere se ci sono altri problemi oltre, diciamo, a quelli che sono stati dichiarati. Proseguite a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Ecco come si presenta l'apparecchio aperto. Diciamo che non è fatto proprio, perlomeno non sembra fatto proprio per essere riparato agevolmente, perché tutte le schede, c'è un sacco di schede, però sono piantate e saldate sia sopra che sotto. Lo stesso quest'altre 2 schede, c'è una matassa di cavi allucinante che vanno, diciamo, poi anche all'equalizzatore, solita matassa di cavi, e è un problema perché le schede poi sono saldate, non ci sono, vediamo un attimo, sono la maggioranza saldate e pochissima roba a innesto. Comunque qual è il problema che fa? Ora non c'è nessun segnale in ingresso praticamente e sull'uscita ci ritroviamo questo bel segnale qui, eccolo qua. Ci troviamo questo treno di impulsi, lo vediamo qui su questo oscilloscopio che è anche sull'analogico ovviamente. È un segnale composto da più frequenze, diciamo arriva fino a 500 kHz praticamente. Ho misurato con il frequenzimetro, ora ve lo faccio vedere, diciamo la frequenza più alta che va a misurare sono 500 kHz. La cosa buffa è che varia, vedete, 350, poi scende, 200, arriva fino a 500 kHz. E a capire ora cosa sarà in tutto questo bailam, penso che sarà un bel divertimento. Comunque indago un attimo in questo, ripeto, caos di fili e vedo se ci levo le gambe o se gli diamo direttamente fuoco a questo preamplificatore. Bello, per carità, bello, sicuramente buono, ottimo, ma ripeto, non fatto troppo per essere riparato. Allora è un paio d'ore, forse anche 3, che ci sto diventando matto per cercare di capire da dove viene quell'auto-oscillazione. Dopo varie prove sono riuscito a capire che viene dalla scheda dell'alimentazione. Allora, la scheda dell'alimentazione è questa. Praticamente c'è 2 schede dell'alimentazione, una sotto che è della parte destra, se non mi sbaglio, o della parte sinistra, e questa è quella della parte destra. Se io scollego l'alimentazione alla parte destra, questa auto-oscillazione sparisce. Da prove che ho fatto mettendo dei condensatori un attimino sull'uscita, mi sono persuaso che l'integrato stabilizzatore negativo, perché c'è un 7815 e un 7915, quello negativo secondo me auto-oscilla, perché io mi sono accorto che nello schema alla fine non ci sono stati messi i condensatori di bypass molto vicini all'integrato, e sicché secondo me fa quel lavoro lì. Un'altra cosa che
me lo fa capire è che se vedete qui c'è una pista che è stata tranciata, è la pista sia qui che qua, è la pista del negativo praticamente. È stata tranciata la pista del negativo e è stato messo praticamente un'impedenzina che mette, diciamo, prima era diretto e ora la corrente, la tensione passa attraverso un'impedenzina. E anche qui probabilmente se non ci fosse questa impedenza tenderebbe a autoscillare. Ora io, dopo vi faccio vedere come è stato cablato questo qui, proprio urlo di lupo, una cosa, sarà anche bello questo preamplificatore, ma non lo so come è stato fatto, tutti i fili intrecciati, nemmeno a mio cugino lo montava così. Comunque vabbè, è un bel preamplificatore, funziona bene, però la cablatura lascia secondo me a desiderare. Dopo ve la faccio vedere quando lo rimetto dentro. Allora, tanto per cominciare, non si può tirare fuori più di così, perché per tirarlo fuori bisognerebbe scollegarlo tutto dall'altra parte, che ci ria una morsettiera tipo questa. Ora io ovviamente non ho voglia di scollegare 15.000 fili per tirare fuori una scheda, andrò a lavorare qui e ci andrò a mettere i condensatori di bypass che non ci sono. A quel punto lì dopo ci vediamo e lo rimettiamo dentro e guardiamo se funziona. Ho rimesso a posto la scheda, ora sistemo la cablatura e tutti questi componenti che ci hanno già messo loro volanti, perché non vorrei che fare del casino prima, che se la scheda non si rimette a posto è meglio non provarla, perché si rischia di fare dei danni. Allora, la cablatura, come io sono sempre quello che brontola, qualcuno me l'ha detto, ma aspettate, ve lo avvicino un attimo. Allora, non solo la cablatura è tutto un abbaruffio così, diciamo, che insomma in un amplificatore, in un preamplificatore, in un oggetto, insomma, che l'avranno pagato anche diversi soldi, dovrebbe essere fatta, diciamo, meglio di così. Ma non solo i fili se ne vanno così abbondanti, ma anche per tirarlo fuori, vedete questo qui, questo che va più in qua, diciamo, passa, che poteva passare esterno a questi fili qui, perché va per conto suo, poteva passare insieme con questi. No, questo passa nel mezzo a questa scheda, che se uno anche taglia dall'altra parte, perché c'ha da tirarla fuori del tutto, la tira fuori, però questi lo bloccano. Insomma, è cablata veramente a membro di segugio, se no dico una parolaccia. Ora rimetto i fili a posto e poi l'accendiamo, guardiamo se quello che ho fatto è servito a qualcosa. Accendo l'apparecchio, prima attacco la spina magari, perché se no non si accende. Lo accendo e vedo dall'oscilloscopio che autooscillazione mi sembra che non ce ne sia. Mi sembra, Ora vi inquadro l'oscilloscopio. Allora, vediamo un attimino. Non solo non autoscilla più, non fa più quella cosa tremenda, ma diciamo funziona anche. E non capisco onestamente perché non hanno messo quei condensatori di bypass sugli integrati. L'ho fatto anche per l'altra scheda, ovviamente. L'ho fatto per tutte e due, già che c'avevo le mani, ho sfilato anche quell'altra scheda. Io ho messo il condensatore di bypass anche lì. Ripeto, non so perché non l'hanno fatto, perché di solito sono cose che ci sono sul datasheet. Una dimenticanza, non lo so, che ne sanno più di me, che sicuramente, però insomma non c'erano. Con questi condensatori il problema non lo fa più. Ora ovviamente devo pulire, vedete, tutti i selettori, tutti i commutatori, come sempre, e fortunatamente la maggioranza sono aperti, sicché si fa abbastanza bene. Allora, visto che in questi giorni siamo in tema di spazio, come si dice Houston, abbiamo un problema. Allora, il problema è, guardate, sono collegato sugli ingressi fono 1 più che altro, e se vediamo sul fono 1 ho un canale solo. Ora è un problema, fra virgolette,
ora vi inquadro tutte e due, vediamo se riesco. Allora, dovreste riuscire a intravedere l'oscilloscopio sullo sfondo che è collegato qui su queste schede. Queste sono le schede degli ingressi fono praticamente. C'è una scheda per ogni ingresso, gli ingressi fono sono 3, c'è 6 schede infatti, perché è stereo ovviamente. Allora, qual è il problema? Se io fortunatamente da una parte e sfortunatamente dall'altra, perché se devo tirare giù la scheda anche qui va scollegata tutta, va scablata, insomma come dicevo prima non è proprio un apparecchio fatto per essere riparato agevolmente perlomeno. Allora però io mi sono accorto che, vedete, io sono collegato qui, si vede il dito, sì. Se io muovo, vediamo se tappo l'oscilloscopio così, andiamo da quest'altra parte. Se io muovo questa scheda qui, in qualche maniera, vedete appare là in fondo sull'oscilloscopio, caliamo un attimino la sensibilità, è ancora troppo alta. Se io muovo, come vedete, appare la sinusoide. C'è un falso contatto in quella scheda lì. Io credo anche di averlo già individuato, perché se io vado a toccare in un punto che praticamente dove è questo condensatore grosso, la saldatura di questo condensatore qui, questo qui grosso, ve lo inquadro da vicino, quello lì dove vedete i puntali dell'oscilloscopio, la saldatura di questo condensatore qui è codolata. Si dice in gergo codolata, non è saldata bene. Ora io provo, spengo l'apparecchio, ovviamente non vi posso far vedere perché tapperei tutto. Dovrei avere lo spazio, apparecchio spento ovviamente, di infilare la punta del saldatore lì dentro e andare a saldare i due capi, a questo punto le saldo tutte e due, del condensatore, in maniera da ripristinare il problema, diciamo non da ripristinare il problema, da risolvere il problema. Ora provo e se non riesco in questa maniera qui non mi resta che smontare tutta la scheda con conseguente toscanamento e con i santi per tirarla fuori. Allora ho ripristinato, già che c'erano tutte le saldature su tutti, visto che ci arrivavo a tutte, su tutti gli ingressi fono, tutti e 3 gli ingressi fono, e infatti ora anche se si muove non c'è più problemi, diciamo. E infatti ora sull'oscilloscopio, come si vede, ci sono tutti e 2 i canali fono fortunatamente. E ora poi chiaramente devo stare a pulire i potenziometri, i commutatori, perché se vedete fanno dei versi strani. Che mi metto qui con la pazienza, tanto in maggioranza come vedete sono aperti, sicché riesco a lavorarci con la pennina in resina e fare un bel lavoro. E dopo, come al solito, ci vediamo. Lo sapete, ve l'ho fatto vedere 1 miliardo di volte come si pulisce con la penna anche in fibra di vetro, sicché andate magari a vedere un altro video dove faccio vedere, dove si vede la manina che pulisce lì, insomma, ecco, è solamente una pulizia, non è una cosa della NASA. L'apparecchio è a posto, ora ho pulito tutti i commutatori uno per uno e le commutazioni ora le fa tranquille e diciamo senza incertezze. La distorsione di questo apparecchio è bassa, e sicché io direi che lo rimonto e poi lo proviamo insieme al suo, diciamo, amplificatore finale. Prima, come al solito, anche se è abbastanza pulito, gli do tutta una pulita al frontale. Questa volta, invece di smontarlo completamente, visto che non serve, userò una schiuma che è anche igienizzante, ve ne faccio vedere solo un pochino così. Vedete, gonfia, uno la lascia agire
un attimino e poi dopo con la carta ovviamente la toglie. Di solito questa qui non rovina le scritte, è detergente e anche igienizzante. E farò questo lavoro qui a tutto l'apparecchio qui e poi rimonto sotto e sopra e poi lo proviamo, lo metto sopra il suo amplificatore e lo proviamo assieme. Ecco, ora abbiamo l'accoppiata praticamente, facciamo la prova sia con il preamplificatore collegato all'amplificatore. Ovviamente non faremo una prova di potenza perché l'abbiamo già fatta e il mio carico fittizio se no poi brontola, ma faremo una prova di distorsione, sicché magari guardiamo quanto distorce intorno a 100 watt giù di lì e la distorsione che andremo a misurare sarà ovviamente la distorsione del preamplificatore e dell'amplificatore perché sono collegati ovviamente insieme in cascata. L'amplificatore l'abbiamo già visto, abbiamo già capito come funziona. Inquadrerei più da vicino il preamplificatore e vediamo cosa ci può dare questo preamplificatore. C'ha le stesse maniglie ovviamente per fare pandan con l'amplificatore, per essere montato sotto di solito o accanto, meglio ancora, perché se lo montiamo sopra tappa l'aerazione dell'amplificatore. In questo momento qui l'ho montato sopra, tanto la prova sarà breve, semplicemente perché, come vi ho già spiegato, l'amplificatore è molto pesante e non lo voglio spostare di lì, sì che per la prova lo posso montare sopra per provarlo 5 minuti. Allora, tasto d'accensione, qui abbiamo l'equalizzatore che lasceremo a 0, ma lo escluderemo anche tramite questi commutatori qui. Abbiamo questo qui dove c'è scritto impedenza, praticamente alta o bassa è sull'ingresso, sull'uscita anzi B della cuffia. C'è anche questa possibilità qui. Qui ci sono i filtri, per i filtri che possono intervenire a 16 Hz o addirittura, se non mi sbaglio, a 4 Hz. E qui i filtri alti. Poi accanto abbiamo la possibilità di inserire o disinserire l'equalizzatore e di mettere i filtri. Così funzionano i filtri, così non è tutto escluso, così funziona l'equalizzatore. Bilanciamento, questi tre fra commutatori e un potenziometro fanno parte dell'ingresso fono 1 per l'adattamento della testina praticamente all'impianto, sicché ha 3 regolazioni, penso che siano più che sufficienti per qualsiasi esigenza. Qui sotto poi abbiamo loudness, il muting e gli altri commutatori che possono servire allo scopo. Qua addirittura abbiamo il commutatore per mono, così è normale, sicché stereo. Se si mette in alto inverte l'uscita destra con la sinistra, le scambia di posto. Poi che abbiamo qua? Abbiamo l'ingresso microfonico qui ci sono 2 ingressi microfonici e qui ci sono le regolazioni sia per l'uno che per l'altro. È una regolazione praticamente come si dice su un alberino solo, ma con 2 potenziometri, sono 2 manopole separate e spostando questa qui sul davanti si fa un microfono, quella sul dietro si fa l'altro microfono. Sicché anche questo, poi c'è l'impedenza del microfono, si può regolare. E la stessa cosa qui, normale, lo invertiamo e qui misceliamo sinistro più destro. Poi qui abbiamo l'altro selettore che commuta fono 1, che sono questi filtri qui, poi questi adattatori di impedenza, fono 2 e qui fono 3 o microfoni. Gli altri, questo qui è
la manopola del volume, e qui ci sono diciamo la parte delle prese del registratore dietro e il monitor sempre del registratore. Una volta andavano registratori, diciamo, e questo poteva servire sia per la registrazione, passare da un registratore all'altro o monitorare quello che stavamo facendo. Selettore degli ingressi, tuner, fono, e poi AUX 1 e fa anche gli ingressi Canon, e qui fa l'AUX 2. Noi lo lasceremo su AUX 1 e ora ve lo volto, ve lo faccio vedere dal dietro. Visto dal dietro rispecchia ovviamente un po' anche la filosofia dell'amplificatore, questo, solo che l'amplificatore ha gli ingressi Canon o gli ingressi RCA e poi c'ha semplicemente le uscite, tre tipi, diciamo, di tre uscite separate. Per ovviamente ogni uscita, come avevo già detto, manda 2 casse. Mentre il preamplificatore accetta 3 ingressi fono, un tuner e 2 AUX, e poi qui ci vanno i registratori. Qua abbiamo l'uscita può essere RCA, sicché noi collegheremo dall'uscita RCA, qua si va all'amplificatore, oppure diciamo c'ha le uscite Canon, e l'amplificatore ovviamente c'ha anche gli ingressi Canon. Da quest'altra parte anche qua c'ha gli ingressi AUX 1, possono essere o RCA o Canon, perché così diciamo ha anche gli ingressi bilanciati o pseudo bilanciati, non lo so di preciso. Comunque di solito gli ingressi Canon sono ingressi bilanciati. E niente, lo collego e poi lo proviamo. Eccoci qua. Allora, amplificatore e preamplificatore acceso, ovviamente. Io alzerei il volume fino a portare il tutto a 1 centinaio di watt, così per gradire. Possiamo prendere spunto da questi strumenti sul frontale che sono piuttosto precisi, avevo già visto. Ora sta erogando 1 centinaio di watt, vi avvicino, eccoli qua, 1 centinaio di watt circa, e vi inquadro l'oscilloscopio un attimo, eccolo lì l'oscilloscopio, ovviamente la forma d'onda è chiaro che è indistorta perché si è visto tira fuori più di 500 watt. Vediamo la distorsione, ora vi inquadro il distorsimetro, vediamo la distorsione a 100 watt dell'apparecchio. Ecco la distorsione dell'apparecchio a 1000 Hz, un centinaio di watt, circa 0,05-0,06 più o meno. Ovviamente non è detto che tutti e 2 i canali devono essere perfettamente uguali, comunque un punto di differenza rientra tranquillamente, diciamo, nella tolleranza. E poi vedete che mano a mano che scalda l'apparecchio la distorsione varia un attimino, tende alle volte a calare perché chiaramente l'apparecchio si sta stabilizzando. Comunque la distorsione rientra tranquillamente nelle caratteristiche. Io direi che questi 2 apparecchi qui sono ancora validi e possono funzionare ancora per diversi anni. Allora, la riparazione è finita, i 2 bestioni qui sono stati provati, li abbiamo provati come al solito io e voi, e spero che, diciamo, i 2 video, quello del finale e anche quello della riparazione del preamplificatore e il collaudo preamplificatore e finale insieme, vi siano piaciuti. Ovviamente se vi sono piaciuti mettete un mi piace, che a me non fa altro che piacere. E chi non si è iscritto al canale, se si iscrive al canale, fa in maniera che il canale cresca, e se il canale cresce io sono più motivato, diciamo, a fare video per voi, perché sapete che condivido questi video qui, qualcuno brontola anche perché insegno, diciamo, o insegno no perché sono un insegnante, ma no, spiego come riparare alcuni apparecchi, e qualcuno dice: ah, ma perché lo fai? Dopo la gente
impara. Sicché c'è anche questa cosa qui, e sicché io condivido gratuitamente quel poco che so con voi, e sicché se vi iscrivete e se mettete mi piace, almeno è un riscontro che quello che faccio vi garba, come si dice in Toscana. Io comunque vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!